Ciao a tutti ragazzi, come va? Oggi, quarto capitolo della mia guida completa a Soundswitch. Andiamo a parlare di uno degli argomenti più richiesti, cioè che cosa sono gli autoloop. Apriamo subito il programma, mettiamoci al lavoro. Buona visione! Arriviamo ora a uno degli argomenti più interessanti e più richiesti e che suscita sempre maggiore curiosità all'interno dei vari forum. Gli autoloop di Soundswitch. Per aprire la funzionalità Autoloop bisogna andare nell'angolo in basso a destra e cliccare su questa piccola A. Facendolo all'interno di qualsiasi venue, nella parte bassa dello schermo apriranno i nostri 4 banchi di Autoloop predefiniti. Soundswitch, nella sua versione più recente, ci mette a disposizione un banco di Autoloop preimpostati che viene nominato Dynamic, un banco che viene nominato Upbeat, un banco Smooth e un banco Random. Per ogni banco sono disponibili, divisi in 4 righe per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonne, 32 autoloop preimpostati. Per caricarne uno basta semplicemente andare sul nome dell'autoloop e fare doppio clic. Questo autoloop qua lo vedete leggermente più popolato perché è quello che abbiamo utilizzato nei video precedenti per andare a vedere le funzioni di effetto. Cogliamo l'occasione per farvi vedere come andare a eliminarlo, tasto destro, elimina, tasto destro, elimina e andiamo a pulire tutti gli autoloop su cui abbiamo effettuato test. A questo punto notiamo che tutti gli autoloop sono andati a scorrere verso sinistra e hanno lasciato qua in basso degli spazi vuoti. Per andare a creare un nuovo autoloop clicchiamo sul tastino più, scegliamo la durata in barre, quindi 8, 16, 32, 64, 128, ogni barra corrisponde a 4 bit e abbiamo creato un nuovo autoloop che possiamo anche andare a nominare destro test AL autoloop. Se noi eliminiamo più autoloop, una funzione molto comoda è cliccare col tasto destro e scegliere popola gli autoloop vuoti. A questo punto Soundswitch ci ricrea automaticamente una libreria di autoloop preimpostati negli spazi vuoti. Destro popola empty autoloop e come vediamo è stato creato un numero di autoloop fino ad arrivare al completamento di questo banco. Spieghiamo un attimo il concetto che sta dietro l'utilizzo di questi 4 banchi, come l'ha pensato Soundswitch nella sua fornitura di base di autoloop. Dynamic ce lo dice il nome, sono autoloop che cercano di avere un comportamento abbastanza dinamico. Upbeat sono riservati a quella parte di serata e quindi di light show dove la musica è comunque maggiormente ritmata, per esempio può essere musica dance, techno, house, e hanno quindi un comportamento che come vediamo è maggiormente dinamico ancora rispetto al dynamic base e soprattutto ha delle variazioni che vanno praticamente a interessare la nostra traccia di intensità con variazioni anche all'interno dello stesso battito. La parte smooth invece è pensata per essere con un'intensità meno frenetica, quindi abbiamo solitamente una serie di picchi che vanno a occupare l'intera barra, quindi 4 battiti o in alcuni casi anche più di una barra. Non abbiamo picchi verticali di intensità dallo 0 al 100%, ma si tende ad avere sempre una crescita dell'intensità che segue una certa diagonale, quindi che ci mette un determinato periodo, in questo caso dall'inizio di questa battuta, un battito, 2 battiti, per arrivare al massimo dell'intensità e poi scende in egual misura. La parte random invece è un po' un giochino che hanno voluto inserire dove sostanzialmente questi sono autoloop generati completamente a casaccio senza nessuna dinamica di fondo. Andiamo a vedere
nel dettaglio quali sono tutte le funzionalità che noi possiamo sfruttare all'interno degli autoloop. Allora, innanzitutto voglio ricordare che è possibile preimpostare una lunghezza degli autoloops che vanno da 8 barre fino a 128. Questo ci dà un grosso controllo sulla dinamicità e la variazione dei nostri effetti luminosi, perché sostanzialmente l'autoloop è una sorta di traccia di base, una sorta di loop di base che va a comandare, in mancanza di ulteriori informazioni, tutto il nostro light show. Avere un autoloop da 8 barre piuttosto che da 128 significa che per un periodo di 8 fino a 128 barre il nostro light show non cambia, ma continua a seguire questo specifico autoloop. Quindi lavorare con autoloop più corti significa avere una variazione e un passaggio in automatico da un autoloop all'altro all'interno di un periodo di tempo più ristretto, mentre lavorare con autoloop dalla lunghezza maggiore significa avere per un periodo di tempo più lungo il light show che segue il medesimo schema colore, intensità e traccia. Di base tutti gli autoloop che arrivano forniti con SoundSwitch sono lunghi 16 barre. Carichiamo l'autoloop 4, anzi l'autoloop 5 che è standard, e puliamo ancora l'autoloop 4 che conserva ancora qualche residuo del nostro lavoro precedente. Qua sulla destra abbiamo le nostre fixture. Come possiamo vedere, l'autoloop lavora solo sulla main track. Questo significa che il nostro gioco di luci base è solamente limitato alla traccia principale. Tutte le fixture all'interno della nostra venue, in questo caso il test light show guida l'abbiamo chiamata, e comprende, se vi ricordate, i 4 washer impostati in modalità primaria, i 4 washer impostati in modalità secondaria e i 2 washer impostati in modalità terziaria. Tutte queste luci al momento seguono precisamente l'andamento della traccia base e non hanno nessuna variazione. Questo è un buon modo per avere un livello base di light show su cui andare a costruire poi la nostra performance. Nulla vieta di utilizzare SoundSwitch e andare a performare il nostro light show facendo affidamento integrale su quelli che sono gli autoloop preimpostati. Ovviamente, se vogliamo raggiungere un risultato che va oltre un livello base, un risultato maggiormente personalizzato, un risultato che possa far sì che la vostra performance sia a un livello superiore di quella che può fare un vostro concorrente, dobbiamo andare a lavorare su questi autoloop per andare a personalizzarli e andare a creare una situazione di base, quindi un banco di autoloop di base che abbia comunque un collegamento diretto con quelle che poi sono le nostre fixture e che vada a lavorare per ottimizzare al massimo le nostre fixture. Vediamo subito come farlo. Sostanzialmente si tratta di andare ad aggiungere alla traccia principale delle tracce specifiche per quelle che sono le nostre fixture. Colgo l'occasione per andare a inserire, vi ricordo cliccando col tasto più in alto a destra, una nuova fixture. Andiamo a cercare un tubo 360 pixel della Bot Lighting. Scelgo questa fixture qua perché è una luce abbastanza complicata. La andiamo a inserire nella modalità intermedia, quindi non 160 canali, altrimenti ci riempie tutto lo schermo, ma comunque un 80 canali. Questo qua è un tubo verticale che ha all'interno tutta una serie di LED che possono essere controllati singolarmente, e questo ci permette di andare a gestire quella che è una fixture multicella. Per cosa significa fixture multicella? Vi invito a cercare all'interno della mia playlist guide tutorial su SoundSwitch quello che è la mappatura e come creare attraverso Fixture Manager di SoundSwitch una fixture multicella. In questa fase, riassumendo brevemente, diciamo che una fixture multicella è una luce, in questo caso, che ha all'interno diverse celle LED e che ci permette, per come è stata costruita e come è stata mappata su SoundSwitch, di andare a controllare singolarmente queste celle all'interno del software.
Quindi invece di avere un controllo su accensione, spegnimento, colore, intensità e quant'altro per l'intera luce, noi possiamo andare a effettuarlo per ogni parte di questa luce. In questo caso qua noi abbiamo 80 canali, quindi sostanzialmente possiamo andare a spacchettare questa luce, che è alta circa 1 metro, in 80 segmenti, per farla molto semplice, e andare a controllare l'accensione, lo spegnimento, l'intensità, il colore, gli effetti e tutti gli altri parametri individualmente per ognuno di questi 80 segmenti. Per andare a personalizzare il nostro autoloop ne scegliamo uno a caso e iniziamo ad andare a creare all'interno delle singole tracce quelle che possono essere delle variazioni. Abbiamo qua di base una colorazione viola, blu, azzurra, colorazione che noi possiamo comunque modificare andando a utilizzare tutti i controlli che abbiamo già spiegato. In questo caso modifichiamo semplicemente la tonalità e la rendiamo un po' più calda, quindi andiamo a lavorare sul fucsia piuttosto che possiamo fare anche una cosa del genere su colori pastello un po' meno accesi. Andiamo ad aggiungere per quello che è il nostro gruppo di washer primari un effetto di intensità molto semplice, quindi andiamo a inserire una pulsazione smooth. Ci viene chiesto se applicarla alle tracce selezionate o al gruppo, la applichiamo al gruppo e la facciamo lavorare in maniera molto rilassata. Quindi i nostri wash primari, a questo punto in sovrascrittura rispetto a questo autoloop che ha flash ogni battito, andranno a effettuare una pulsazione fade in fade out ogni 4 battiti. In ugual misura andiamo a selezionare i nostri washer secondari, andiamo a applicare nuovamente una pulsazione smooth sul gruppo e andiamo però a dimezzare la frequenza. Quindi i nostri wash secondari all'interno di questo autoloop andranno a seguire una pulsazione che è il doppio più veloce rispetto ai primari. I wash terziari li lasciamo lavorare secondo la traccia principale, perché in questo caso la traccia principale di base è già molto dinamica e ha una pulsazione ogni battito. Per quello che riguarda invece la nostra fixture multicella, il nostro tubo LED, vale la pena di andare a inserire qualche effetto che possa sfruttare al meglio quello che è la potenzialità di questa luce. Quindi andiamo sicuramente su quello che è un chasing, inseriamo un effetto chasing bounce, quindi che rimbalza da una parte all'altra, lo tiriamo dentro, lo applichiamo a tutto il gruppo e lo applichiamo con una frequenza di 1/4 di barra. Come vediamo, SoundSwitch in maniera molto rapida ci va a popolare tutto il nostro gioco di luci per far sì che all'arrivo di questa barretta azzurra, quindi allo scorrere della traccia, allo scorrere del tempo della nostra musica, la nostra fixture vada a accendere dall'alto in sequenza a scendere, uno dopo l'altro, accendere e spegnere tutti i segmentini, tutti i LED che la compongono. Questo effetto è molto interessante, visto dal vivo soprattutto, poi avremo modo di farvelo vedere, perché sostanzialmente va a lavorare dall'alto verso il basso. Quando arriva a metà il nostro effetto si va a incrociare e riparte in direzione opposta, quindi avremo la luce che dalle estremità del tubo inizia ad accendersi in successione fino ad arrivare al centro e poi torna indietro rimbalzando. Tutto questo movimento, come possiamo vedere, tra quando inizia e quando ritorna durerà da questa battuta fino a questa battuta, quindi indicativamente sono 8 barre. Questo qui è un autoloop molto basico che però è stato ottimizzato per andare ad aggiungere dinamicità e personalizzare il light show in base a quelle che sono le fixture che stiamo utilizzando. Tutto questo lavoro qua, che è stato fatto al momento solo per l'intensità, ovviamente può anche essere fatto per il colore, quindi cogliamo l'occasione per ripassare qualcosina, applichiamo alcuni effetti di colore, applichiamo
un color chase per quello che sono i nostri washer primari al gruppo, scegliamo due colori che siano adatti a quello che abbiamo impostato come colorazione di base, andiamo a cliccare OK e vediamo che abbiamo un inseguimento di colori dove dal bianco si fa una battuta bianca, poi 3 battute arancioni e in sequenza le altre fixture al cambio di colore della prima, quando torna arancione passerà bianca e così via. Questo tipo di lavoro qua, che è un lavoro molto certosino e molto complicato, ci permette di andare però ad avere una situazione di base perfettamente ottimizzata per quella che sono le nostre fixture e quindi avere un light show che anche in modalità auto loop è un light show performante. C'è ovviamente un modo per andare a svolgere questo lavoro in maniera un pochino meno precisa ma molto più rapida. Cogliamo quindi l'occasione di andare a parlare di quella che è una delle funzioni più comode, più rapide e più innovative di SoundSwitch. Puliamo questo auto loop, lo eliminiamo, andiamo ad aprirne uno nuovo. Parliamo di quella che è la funzione di autoscripting degli auto loop. Cosa significa autoscripting? Autoscripting è la capacità di SoundSwitch di andare a popolare dei light show in base alle fixture che sono state inserite all'interno della nostra venue, rispettando alcuni parametri e alcune indicazioni che noi forniamo, ma in maniera totalmente automatica. Quindi SoundSwitch integra una funzione che permette di andare a generare degli effetti di luce molto articolati, calibrati in base alla tipologia di luce che noi abbiamo inserito e anche all'indicazione che abbiamo fornito su come utilizzarla, quindi wash primary, wash secondary e così via, piuttosto che luci multicella o fixture particolari come teste mobili piuttosto che scanner e laser. Quindi in base al tipo di fixture che noi abbiamo inserito dentro, in base a come l'abbiamo raggruppata e in base a come siamo andati a indicare a SoundSwitch di considerarla e utilizzarla, quindi in quale gruppo di luci l'abbiamo piazzata, la funzione di autoscript ci andrà a generare un light show completamente personalizzato. Come facciamo a farlo? Clicchiamo qua in alto su auto quando siamo all'interno di un auto loop, ne andiamo a caricare uno un po' meno dinamico, quindi un po' più rilassato. Ok, a questo punto la nostra traccia di base è questa qua, andiamo a cliccare su auto, vi ricordo che a destra abbiamo le nostre fixture inserite nella venue, sono 3 gruppi di washer divisi in primari, secondari, terziari e poi abbiamo una fixture multicella che è un tubo LED della Boat Lighting, un tube 360 in modalità 80 canali. Clicchiamo su auto e ci appare questa schermata qua. Vediamo un attimino di analizzare quelle che sono le funzionalità e i parametri che possiamo modificare. Innanzitutto qua in alto abbiamo le preimpostazioni. Questo è il base style, ma noi possiamo selezionare un preset tra Dynamic 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dance 1, 2, Random Color 1, 2, Smooth 1, 2, No pulsazione 1, No pulsazione 2, Chase Focus 1, Chase Focus 2 e completamente random. Vediamo di analizzarli uno per uno in base a quelle che sono le preimpostazioni e i concetti che vanno a regolare la funzione di autoscript. Scegliamo Dynamic Auto Loop 1 e andiamo solo per questo preset qua a analizzare anche nel dettaglio quelle che sono tutte le regolazioni. La prima che troviamo è Base Intensity. Cosa significa? Ci permette di andare a impostare all'interno di questo preset quella che sarà l'intensità di base, quindi l'intensità più bassa di partenza che verrà utilizzata. Scegliendo 0, il nostro autoscript andrà a creare un light show che prevederà pulsazioni che partiranno da un'intensità di 0, quindi da luci spente. Scegliendo 50,
l'intensità delle pulsazioni non scenderà mai sotto il 50%, per esempio. Lo lasciamo a 0 per aggiungere dinamicità all'effetto. Pulse Intensity, la seconda impostazione. Cosa significa? Significa l'intensità massima della pulsazione. Quindi se la nostra pulsazione è qua in basso, quando verrà generata in maniera automatica dalla funzione di AutoScript, raggiungerà il 100% o si fermerà a un valore più basso. Il Bridge Intensity. Queste funzioni qua non sono abilitate per l'AutoLoop perché sono relative alle funzioni di AutoScript lavorando in frase, quindi andando a analizzare le varie fasi della canzone. Le andiamo a sicuramente vedere più avanti in questo video, in questo tutorial, per il momento la ignoriamo. Movement Speed. Questo parametro qua ci permette di controllare la velocità, quindi quello che è il movimento più o meno rapido dei nostri effetti e dei nostri punti di coda. Andando a impostarlo su slow verranno popolati tramite la funzione AutoScript dei movimenti più lenti. Impostandolo su fast andremo a vedere il nostro AutoScript che andrà a far cambiare posizione agli effetti e alle teste mobili in maniera molto più frequente. Abbiamo la quinta impostazione, che è il Color Change Speed, quindi con quale velocità il nostro AutoScript programmerà i cambi di colore. E poi l'ultima, che è la velocità degli effetti. Stessa cosa di tutti i parametri precedenti relativi alla velocità, in questo caso andando a impostare slow o fast si andrà a cambiare la velocità con cui saranno utilizzati gli effetti. Passando il mouse sulla I ci viene spiegato nel dettaglio come è stato pensato e costruito l'algoritmo che va a utilizzare questo preset. Quindi in questo caso ci dice che i setting di base sono di non utilizzare le pulsazioni ad alta energia, non utilizzare l'adattamento relativo alle fasi di low BPM, quindi se viene rilevato un BPM basso, perché comunque questa è una funzione dedicata agli AutoScript. Ci viene indicato come sono utilizzate le regolazioni di intensità piuttosto che di velocità, come vengono utilizzate le multicelle e così via. Questo è molto interessante per capire ogni preset che noi andiamo a modificare con le impostazioni, come è stato pensato e che cosa fa. Chiudiamo con OK, passiamo sotto Custom Color. Abilitando questa spunta noi possiamo andare a scegliere quelli che saranno i colori utilizzati da SoundSwitch per generare il nostro script dell'AutoLoop. Se noi li lasciamo non flaggati, semplicemente SoundSwitch andrà a generare una serie di colori random basati su quella che è la sua idea e la sua impostazione di preset per la tipologia di automazione che stiamo andando a generare. Subito sotto abbiamo la possibilità di disabilitare o abilitare i movimenti, quindi possiamo andare a programmare un AutoLoop perché non vada ad effettuare nessun movimento, oppure dire a SoundSwitch, chiedere a SoundSwitch di popolare la nostra traccia movimento, che è questa qua in basso. Uguale per quanto riguarda le strobe, possiamo scegliere di utilizzare o non utilizzare le strobe. Le due finestre sotto sono quelle un po' più articolate, sostanzialmente ci permettono di andare a impostare per quelli che sono le position queue e gli attribute queue tutta una serie di indicazioni su come utilizzarle. Sostanzialmente noi possiamo per ogni posizione che abbiamo creato o salvato qua all'interno della nostra paletta a sinistra andare a chiedere quando utilizzarla, quante volte e in che ordine utilizzarla. Noi per esempio mettiamo DJ Boot 1, poi mettiamo Up 2 e poi mettiamo Up Vertical 3. Gli chiediamo di ordinarle random piuttosto che di ordinarle in modo ascendente o di andarle a ordinare in discesa e poi in salita.
E in base a questa impostazione qua, la funzione AutoScript cosa andrà a fare? Andrà a inserire queste posizioni all'interno del nostro autoloop secondo l'ordine preimpostato. Quindi lasciando le due freccette in basso seguirà semplicemente un ordine numerico. Quindi andrà a inserire prima una posizione 1, poi una posizione 2, poi una posizione 3 e così via. Scegliendo random le andrà a utilizzare in modo casuale, quindi inserirà all'interno della nostra traccia delle posizioni in modo casuale, quindi potrebbe partire da una posizione 3, poi passare a 2, poi passare a 1. Queste impostazioni sono divise per main 1 e main 2. Main 1 e main 2 sono le due principali sezioni di questo autoloop. Andremo a affrontare in maniera più dettagliata quella che è l'analisi per frase, quindi le varie sezioni main, up, bridge, down e così via, quando andremo a parlare dell'AutoScript. Un'utilità, una funzione molto utile per andare a gestire negli autoloop quelli che sono i punti di coda è cliccare col tasto destro e scegliere in maniera molto rapida, innanzitutto se vogliamo pulire tutto quello che abbiamo fatto o se vogliamo chiedere a Soundswitch di utilizzare tutte le posizioni. Quindi cliccando col destro e scegliendo utilizza tutte, noi andiamo a dire a Soundswitch di abilitare per ogni sezione della nostra traccia, in questo caso sono abilitate solo main 1 e main 2 perché stiamo lavorando all'interno degli autoloops e non hanno tutte le altre sezioni che vedremo successivamente negli AutoScript, però di andare a utilizzare per ognuna di queste sezioni tutte le nostre posizioni. Questo vuol dire che una sezione mediamente dura 32 bit, quindi 8 barre. Avendo in questo momento selezionato una decina, non sto a contarle per far prima, una decina di posizioni, chiedendogli di utilizzarle ognuna all'interno di ogni sezione, avremo dei movimenti delle teste mobili molto frequenti, perché vuol dire che circa ogni 3 barre avremo un movimento. Sono una decina di posizioni e ogni 3 barre vuol dire 30 barre, quindi ogni 30 barre avremo un movimento. Ogni 3 barre avremo un movimento. Facciamo clear all. L'altra opzione che si può usare è randomizza tutto. Questa è la funzione che io consiglio per un lavoro di base senza entrare nel dettaglio della gestione delle singole posizioni. Utilizzando randomizza tutto, Soundswitch applica una selezione sensata, quindi sceglie sempre 2, 3, massimo 4 punti di coda, li applica random all'interno delle varie sezioni e questo ci permette di avere un live show che è dinamico ma non è frenetico o senza senso. La stessa cosa la possiamo fare per gli attributi di coda, che vi ricordo sono i parametri che ci permettono di controllare fixture con effetti come i gobo e cose del genere. In questo caso le funzioni sono le stesse, cliccando su randomizza tutto ci va a creare una selezione di quelli che sono gli attributi che utilizzerà, li va a ordinare in maniera casuale e li lascia abbastanza dinamici ma non troppo da essere problematici. Interessante che mettendo la spunta su mantieni questa finestra aperta noi potremo andare a generare il nostro AutoScript dell'autoloop e poi senza bisogno di ricliccare da nessun'altra parte apportare alcune modifiche. Cliccando su salva come predefinito andremo a salvare un nuovo preset con queste impostazioni e ora vediamo cosa succede cliccando su applica. Cliccando su applica il nostro autoloop è stato popolato, chiudiamo un attimo la finestra, con tutta una serie di tracce che lavorano in sovrascrittura rispetto alla traccia principale e che sono gestite secondo i parametri che noi abbiamo indicato, quindi la nostra paletta colori con alcune variazioni perché come vediamo nella prima parte segue precisamente la nostra indicazione di colore, mentre nella seconda parte si permette di fare delle variazioni. Sono state create in base alla tipologia di fixture e sono state create in base alla modalità con cui abbiamo chiesto a Soundswitch di utilizzarle. Il dynamic preset che abbiamo utilizzato, come vedete, non fa grosso uso
del nostro Pixel Tube 360. Questa è una fixture che può essere controllata a 80 canali, ci permette di fare effetti molto complicati e molto interessanti, ma avendo scelto un preset dinamico base viene totalmente esclusa la gestione multicella e semplicemente questa fixture seguirà per le prime 4 battute la traccia base, poi farà un'accensione al 100% della luminosità con una variazione di colore direi inversa rispetto a quella sotto, quindi da giallo a arancio piuttosto che da arancio a giallo, e poi tornerà a seguire la nostra traccia principale. Riapriamo la funzione auto, manteniamo la finestra aperta e andiamo a vedere cosa succede scegliendo un altro preset. Andiamo a scegliere un preset che si chiama Chase Focus 1. Questo è un preset con il focus, come ci dice il nome, direttamente impostato su quelli che sono gli effetti di chasing, quindi perfetto per andare a dimostrare com'è un corretto utilizzo del nostro Tube 360. Clicchiamo Apply, ci viene mostrato un avviso che ci dice guarda che non ci sono attributi di posizione o di coda specificati. Quindi SoundSwitch, se non clicchiamo su Don't Show Again, ci avvisa dicendoci guarda che questo autoloop è statico per quanto riguarda i movimenti o gli effetti. Cosa vuoi fare? Clicchiamo molto comodamente su Randomizza, gli diamo OK, come vediamo è stata popolata la sezione delle posizioni e quella degli attributi di coda e ora verrà generato un nuovo autoloop che però, utilizzando un preset col focus sul chasing, chiudiamo, è andato a generare soprattutto nella nostra fixture Tube 360 un effetto di chasing con pulsazioni che si accendono in sequenza all'interno della stessa fixture. Andiamo a vedere che cosa è stato prodotto invece per i nostri washer. I nostri washer, come potete vedere, non essendo individuati da SoundSwitch come fixture specifiche per andare a lavorare su effetti di chasing, sono stati lasciati basici, quindi lavorano 100% secondo quella che è la traccia principale. Andiamo brevemente a vedere e a spiegare quelli che sono i vari preset. Non perderò tanto tempo a farveli vedere, ma mi basti sapere che abbiamo il Dynamic 1 su cui abbiamo lavorato prima, abbiamo un Dynamic 2, quindi che lavora secondo logiche leggermente diverse, ma il concetto è lo stesso. Abbiamo un Dynamic 3, quello che cambia parecchio è la traccia base. Abbiamo un Dynamic 4, quindi non abbiamo più parti con intensità 0, la luminosità rimane sempre abbastanza elevata, ma è una variazione rispetto a quello di prima. Vediamo cosa succede col Dynamic 5. Cambiano soltanto praticamente i colori e probabilmente qualcosa all'interno della gestione del nostro tubo, esatto, che comunque ha un accenno di effetto chasing verso la fine. Dynamic 6. Ok, come vediamo l'impostazione rimane più o meno uguale nella parte bassa, forse c'è qualche variazione sulle nostre fixture che lavorano tutte anche per quanto riguarda gli washer sullo stesso colore. Cambiamo tipologia, Dance Autoloop. Questo è un autoloop pensato per sezioni più ritmate. Cosa succede? Succede che sostanzialmente la nostra traccia principale va a effettuare delle pulsazioni molto più rapide, quindi che durano circa metà di un bit. Vediamo se ci sono altre variazioni all'interno della nostra fixture. Abbiamo un utilizzo della colorazione molto più dinamico all'interno del tubo, con cambi di colore ogni 2 battiti. Proviamo a vedere cosa succede col Dance Autoloop 2. Col Dance Autoloop 2 sostanzialmente la traccia di base rimane invariata, abbiamo un utilizzo molto simile della colorazione e direi che non ci sono grosse altre variazioni se non che sono scomparse tutte le tracce relative alle variazioni di intensità. Possiamo applicare un random color,
e come potete vedere questo va a lavorare principalmente su applicazioni di colore random all'interno di quella che è la nostra traccia di base. Poi possiamo andare a vedere quelli che sono rapidamente gli smooth. Gli smooth cosa fanno? Sono un po' il contrario di quelli che sono i dynamic o i dance. Vanno a lavorare con variazioni di colore molto più tranquille. Interessante da vedere che applicano sostanzialmente solo transizioni di colore senza utilizzare stacchi, quindi vanno a utilizzare questa funzione qua che è la color transition, che ci permette di andare a creare una sfumatura. Smooth Auto Loop 2 farà la stessa cosa ma in maniera leggermente differente. In questo caso va a popolare la seconda parte di Auto Loop con una pulsazione che più che altro è un fade in, fade out, molto rilassata, quindi la luce va da 0 a 100 in 4 battute, 16 bit, e poi torna da 100 a 0 nelle successive 4. Abbiamo il no pulse, che come chiaramente indicato andrà a impostare un effetto senza pulsazione. Guardate la nostra traccia di base che è priva di pulsazione ma rimane una luminosità, intensità statica. Abbiamo un no pulse 2 che fa la stessa cosa ma va a applicare una lieve variazione fade in, fade out alla traccia principale in chiusura. Abbiamo gli auto setting specifici per le funzioni di chasing che abbiamo utilizzato poco fa, che vanno a concentrarsi su quelli che sono gli effetti di chasing. Ne abbiamo 2 variazioni e questo è quello che succede andando ad utilizzare uno piuttosto che l'altro. E poi abbiamo in chiusura quello che è un effetto sicuramente interessante per avere spunti o per vedere quello che può essere la potenzialità di AutoScript di Sandwich, che è il completo random. Giocando con questa funzione di AutoScript qua, noi possiamo andare a vedere generati degli effetti completamente casuali che ci sono sicuramente utili per poter andare a trarre spunto e per poter andare a prendere qualche idea, andando a generarli così anche in sequenza uno dopo l'altro, per poi andare a popolare manualmente o intervenire manualmente sulle singole lavorazioni. Questo video termina qua, spero vi sia piaciuto. Se avete domande o richieste fatemele sapere nei commenti direttamente su YouTube, risponderò a ognuna di esse. Vi invito a guardare il prossimo video della guida completa a Soundswitch.